Ciao a tutti e benvenuti o benvenute sul nostro canale. Sono Laura di classe italiana e oggi vediamo insieme gli articoli indeterminativi. Un argomento grammaticale apparentemente semplice, ma che può presentare qualche difficoltà. Ad esempio, come si scrive un amico? Con o senza apostrofo? E un insegnante? Bene, se volete saperlo, guardate il mio video fino alla fine. Cominciamo! Innanzitutto bisogna dire che l'articolo è quella piccola parola che precede il sostantivo, il nome, e concorda con il sostantivo nel genere, maschile o femminile, e nel numero, singolare o plurale. In italiano esistono due tipologie di articoli: gli articoli determinativi e gli articoli indeterminativi. Oggi studiamo gli articoli indeterminativi. A cosa servono? Servono per indicare in modo generico persone, cose o animali. Bene, vi presento una lista con alcuni sostantivi preceduti dagli articoli indeterminativi. Ad esempio, un libro, un cellulare, un astuccio, uno zaino, uno specchio, uno gnomo e uno yogurt. Che cosa hanno in comune questi sostantivi? Sono tutti al maschile singolare. Ma osserviamo gli articoli indeterminativi. Sono differenti. Perché? Bene, la regola è questa. Vediamo che con i sostantivi che iniziano con una consonante, come per esempio libro o cellulare, si usa l'articolo un. Ma questo succede anche con i sostantivi che iniziano per vocale, come ad esempio astuccio. Diciamo un astuccio. Invece, in questi esempi, noi abbiamo l'articolo indeterminativo uno. Ma perché? Si usa con i sostantivi che iniziano con S più consonante, come specchio, oppure con Z, come zaino, oppure con GN, come gnomo, o anche con la Y, come yogurt. In realtà in questa lista mancano ancora due situazioni, ovvero quando abbiamo dei sostantivi che iniziano per PS, come psicologo, oppure per PN, come pneumatico. Continuiamo con la seconda parte della spiegazione. Vi presento un'altra lista di sostantivi e articoli. Ad esempio, qui abbiamo una matita, una patente, un'agenda e un'automobile. Che cosa hanno in comune queste parole? Sono tutte al femminile singolare, ma come vedete usano articoli indeterminativi differenti. Perché? Bene, usiamo l'articolo indeterminativo una con sostantivi che iniziano per consonante, come ad esempio matita e patente. Invece usiamo l'articolo indeterminativo
un con l'apostrofo con sostantivi che iniziano con vocale, come ad esempio agenda e automobile. A questo punto ritorno alla mia domanda iniziale. Come si scrive un amico? Bravissimi! Sì, si scrive senza apostrofo, perché amico è un sostantivo maschile che inizia con vocale. L'apostrofo va soltanto con i sostantivi femminili al singolare. Ma cosa succede quando abbiamo dei sostantivi che possono indicare sia un uomo che una donna? Ad esempio, con le parole cantante, oppure insegnante o giornalista e artista, come facciamo a capire se è maschile o femminile? Queste hanno infatti la stessa forma per il maschile e il femminile, ma attenzione all'articolo indeterminativo, perché cambia e deve concordare nel genere. Ad esempio, se parliamo al maschile, noi diciamo lui è un cantante, un insegnante, un giornalista e un artista. Come vedete, un è l'articolo per il maschile singolare. Ma se parliamo di una donna, in questo caso diciamo lei è una cantante, un insegnante, una giornalista e un artista. Quindi, nel mio caso, cosa posso dire? Io sono un insegnante di italiano per stranieri. Un con l'apostrofo. E se vi è piaciuta la mia lezione, io vi invito a fare una lezione prova totalmente gratuita con me. Vi aspetto! Trovate il link nella descrizione qui sotto. Inoltre, se volete continuare l'argomento grammaticale di oggi, c'è anche un link per un'attività gratuita proprio sugli articoli indeterminativi. Io vi saluto e vi ringrazio. Ciao da Laura di Classe Italiana.